Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Doccia fredda questa mattina per quanto riguarda noi tifosi del Napoli e il comunicato ufficiale su Hermoso: non ci saranno acquisti in difesa a quanto si legge. In casa Napoli, Lindstrom all'Everton è fatta, Ostigard al Rennes quasi nelle prossime ore dovrebbe ufficializzarsi anche questa di situazione e quindi comincia il mercato in uscita del Napoli. James Rodriguez svincolato, si è offerto a mezza Europa, Napoli compreso. Ci sono anche molti commenti sui vari social che vorrebbero il calciatore al Napoli, si alza la qualità tecnica, eccetera, eccetera, ma dobbiamo un attimo andare a rispolverare la trafila di James Rodriguez, arrivando poi a questo parametro zero a 33 anni. Ci arriviamo, vi dico la mia, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, iscrivetevi al canale se volete attivando la campanellina delle notifiche così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video e partiamo da Hermoso e facciamo un attimo il punto della situazione in difesa. Il comunicato del Napoli. Tutto Sport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli. Chiusura totale o c'è un minimo di bluff e il Napoli sta facendo un tantino di pretattica? Io credo che sia una chiusura totale, però diciamo che una minima percentuale nella pretattica ce la voglio pure mettere. Mi rifaccio anche al commento di Salvatore Onina che ha fatto un parallelo giusto per quanto riguarda la situazione Inler al Napoli che venne smentita, però poi è arrivato il calciatore, la presentazione, la maschera del leone, eccetera, eccetera. Però per quanto riguarda poi la situazione a livello numerico, allora il Napoli aveva veramente bisogno del centrocampista. Ad oggi, a livello numerico, se parte solo Ostigard, i 6 ci sono a livello difensivo e quindi probabile che il Napoli si fermi a questo punto con una partita a settimana. Sono contento? Assolutamente no. Assolutamente no, per il semplice fatto che te la stai rischiando. Te la stai rischiando nel caso si verificassero, ecco, un paio di affaticamenti nella linea difensiva e hai i centrali contati e non sai quali. Allora, Rachmani, Buongiorno, Olivera, Rafa Marin, Juan Jesus e Nathan. Rafa Marin tutto da scoprire, Juan Jesus non lo scopriamo oggi, Nathan potrebbe migliorare rispetto alla stagione scorsa e forse avere più continuità, che io non posso ancora giudicarlo e ve l'ho sempre detto, aspetto questa stagione nel caso resti a Napoli, ma credo di sì a questo punto, per poter esprimere un parere diciamo più totalitario per quanto riguarda il calciatore brasiliano. Juan Jesus ovviamente dopo la stagione di quest'anno per me doveva solo appendere le scarpe al chiodo, lo so, sarò anche forse troppo estremo, ma la rapidità viene a mancare, la reattività viene a mancare, leggi l'azione e sei poco lucido, quindi ci sono delle pecche assolutamente da considerare, ma noi ci affidiamo a Conte e lo staff, avranno fatto le loro valutazioni, quindi massima fiducia da questo punto di vista e ovviamente una partita a settimana si può fare, dobbiamo solo sperare che restano integri i tre titolari che per me poi a questo punto sono Rachmani, Buongiorno al centro e Olivera a sinistra. Dal punto di vista posizionale, e chiudiamo questa situazione difesa, in panchina però hai due sinistri e un destro, quindi credo che venga battezzato Juan Jesus centrale nel caso non giochi Buongiorno e Nathan fare poi il braccetto di sinistra. Si possono anche intercambiare ovviamente, perché comunque i piedi di Nathan non sono assolutamente da buttare, nemmeno quelli di Juan Jesus, però ovviamente il brasiliano più anziano tra virgolette pecca in reattività, rapidità, quando ti vengono a prendere con la diciamo faccia a faccia con la linea di difesa in contropiede, bisogna essere reattivi, veloci, rapidi a chiudere comunque
sugli esterni e sulla punta centrale, dove non mi faccio il problema se gioca Buongiorno, perché la punta poco tocca il pallone con Alessandro in campo. Sui laterali qualche problemino me lo faccio, anche se avremo comunque i quinti che saranno a questo punto Spinazzola e Di Lorenzo, destra e sinistra. Non venderei Mario Rui a questo punto. Mi dite perché? È perché poi nel caso non si interviene più in difesa e Mario Rui parte, mettiamo che Mario Rui parte domani, ha trovato la squadra in Portogallo, eccetera, e allora io me l'aspetto lì l'investimento, perché poi l'investimento sul quinto lo devi fare per forza. Non possiamo scommettere anche lì con Spinazzola e un'altra scommessa, dici vabbè, ma prendiamo una giovane promessa, la paghiamo 15 e facciamo plusvalenza. Lì assolutamente no, lì dovrai poi spendere qualcosina in più per stare tranquillo negli avvicendamenti poi durante il campionato. Che Spinazzola, io mi auguro che Spinazzola le faccia tutte quante le partite, anche perché qualitativamente non è malvagia la catena di sinistra con Olivera, Spinazzola e Quara, però ovviamente chi subentra deve essere un tantino a livello, come si suol dire, ma vedremo il Napoli cosa farà in tal senso, anche perché molto probabilmente l'allontanarsi da Hermoso è stata una scelta ponderata, non stamattina 10 minuti prima del comunicato, ma sono state fatte le dovute valutazioni. Me lo auguro, me lo auguro. Passiamo alla situazione Lindstrom, James Rodriguez e Ostigard. Lindstrom, operazione che condivido, 3-4 milioni per il prestito con diritto di riscatto fissato tra 22 e 23 milioni, operazione complessiva da 25 milioni. Il Napoli comunque si tutela nell'uno o nell'altro caso. Lindstrom dovesse fare un grande campionato in Inghilterra, verrà riscattato e recuperi l'investimento che hai fatto assolutamente l'anno scorso, anzi qualcosina la intaschi, perché c'è stato pure l'ammortamento di quest'anno del cartellino, e quindi un minimo di plus lo hai anche lì, anche se quello che mi auguro è che Lindstrom faccia un grande campionato e voglia tornare a vestire la maglia del Napoli da rispolverato, ma vedremo come andrà a finire. Ostigard sta riflettendo, ma è verso il Ren nella maniera più assoluta. 7 milioni a titolo definitivo, quindi 7 più 3 o 4, 11 milioni cominciamo ad incassarli, le cessioni sono cominciate, vediamo poi il Napoli come andrà a pararsi in mediana. Ci sono i nomi che ballano da un paio di giorni, c'è Gilmour, c'è questa situazione James Rodriguez a parametro zero. Come viene accostato un calciatore al Napoli? La notizia successiva che esce, Conte, abbiamo il benestare di Conte. Qualsiasi calciatore viene accostato al Napoli, anche se sono calciatori che militano nei dilettanti, no, Conte l'ha scelto, abbiamo il benestare di Conte. Allora, io non credo che si vadi su quel profilo, però è giusto analizzare la trafila del calciatore, perché io non vado a discuterne le qualità tecniche, perché ciò che ha saputo fare, che ha fatto Rodriguez in carriera, lo abbiamo visto tutti. Il piedino c'è, la visione di gioco c'è, tecnicamente il calciatore c'è, però se parlavamo di discontinuità per Zielinski, e se prendiamo a James Rodriguez, non lo so di che cosa dobbiamo parlare, di 3 partite, non lo so, 3 partite per girone. Il girone di andata ne fa 3, il girone di ritorno ne fa altre 3. Comunque, il Porto lo acquista a 7 milioni e 35, 7 milioni e mezzo quasi nel 2010, passa al Monaco per 45 milioni, 75 milioni dal Monaco al Real Madrid. Il Bayern Monaco lo prende in prestito per 13 milioni. Ovviamente è oneroso il prestito di Rodriguez, ma torna al Real Madrid a fine prestito, parametro 0 all'Everton, 8 milioni acquistato in Qatar
nell'Olympiacos a parametro zero 2022, fermo praticamente da aprile 2023, è stato acquistato dal San Paolo, è stato comunque tesserato, ecco è il giusto termine, dal San Paolo a parametro zero, ma leggendo già questi dati c'è discontinuità che emerge assolutamente, quindi faccio due conti e dico 33 anni, calciatore discontinuo, può essere tecnicamente valido quanto vuoi tu, non sei sicuramente nei parametri del Napoli. E non concordo nemmeno con tutti i commenti che ho letto, alziamo il livello, sarebbe un calciatore da acquistare, assolutamente no, per me. Poi è la mia personale opinione. Sono abbastanza adirato per la situazione Hermoso, perché Hermoso ha 29 anni, è un parametro zero di queste dimensioni. Poco ti si ripresenta l'anno prossimo negli anni futuri. 29 anni, dovevi fargli solo un contratto e ingaggiarlo ovviamente per i prossimi 4 anni, ma anche 5. Fino a 34 anni Hermoso avrebbe reso sicuramente al top e come si deve, anche perché è integro come difensore e poi è stato allenato sempre molto ma molto bene. Ecco perché sono incazzato, perché perdere questi colpi a parametro zero quando ti si presentano, non voglio dire che è grave, perché poi è il Napoli che prende la decisione e valuta sicuramente meglio di come posso farlo io facendo un video ed esprimendo una semplice opinione, però era una cosa che andava fatta e chiudevi il capitolo difesa anche per l'anno prossimo, perché poi ti si ripresenterà il problema, ti si ripresenterà Juan Jesus che parte l'anno prossimo, ti si ripresenterà un Nathan che al limite non ti rende. Io mi auguro sempre che 5 su 6 Juan Jesus a parte rendano alla grande, e quindi eliminato il problema anche in difesa per la stagione che dobbiamo cominciare. Però andava sicuramente affondato il colpo. Sì, per me andava affondato il colpo e non cambierò mai la mia decisione. Sono non deluso, perché dobbiamo sicuramente cambiare la visione delle cose, o meglio, dobbiamo cambiare il target sul quale andare a parare se vogliamo lamentarci. Quindi, sapendo che abbiamo ingaggiato un grande allenatore con uno staff altamente qualificato, le valutazioni saranno state fatte per il bene del Napoli, e quindi auguriamoci che il Napoli faccia un tantino di mercato per alzare quel poco di qualità a centrocampo che serve. A quanto abbiamo letto, Conte vuole un calciatore che spezzi il ritmo, che sia molto bravo tra le linee e in ripartenza. Il profilo di Gilmour non è male, comunque si cerca un calciatore con quelle caratteristiche. Io lo ripeto e chiudiamo: se non si interviene più sulla linea di difesa, come abbiamo letto, non stecchiamo, e ripeto, non stecchiamo i quinti, perché altrimenti ci arrabbiamo. Mario Rui deve partire, deve essere rimpiazzato a modo, perché poi è solo Spinazzola. Di là Di Lorenzo sicuramente non parte. Metti Mazzocchi sul mercato al limite, deve essere rimpiazzato, anche se io ad oggi non li toccherei. Ne hai 4 e va bene così. Mario Rui, se non erro, ha altri 2 anni di contratto, glieli farei fare, anche perché li abbiamo fatti fare a Juan Jesus, perché no a Mario Rui. Questo è il mio pensiero, fatemi sapere la vostra come sempre qui sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!